bentornati nel forum. Quest'anno abbiamo dedicato un sacco di spazio a Dragonbane. Avevamo già fatto l'unboxing l'anno scorso, però quest'anno c'è stata la campagna, abbiamo fatto la recensione e perfino esplorato la sua storia editoriale. E quindi quale modo migliore per chiudere l'anno se non parlare ancora una volta di Dragonbane e in particolare dell'ultima espansione, o meglio, dell'ultimo modulo di campagna Path of Glory, il sentiero della gloria, pubblicato dalla Free League. E secondo me ci sta anche bene col tema natalizio, visto che appunto i colori di Dragonbane sono il verde e il rosso, no? No? Mi dispiace non potervi mostrare il manuale fisico, purtroppo lo possediamo soltanto in PDF, per il quale comunque ci teniamo a ringraziare la Free League, e mi dispiace anche di non poter fare un confronto approfondito con quello che era il modulo originale di Path of Glory. Se dico questo è perché si tratta a tutti gli effetti di un remake di un storico modulo di avventura per quello che era il vecchio Dracarok Demoner, pubblicato nell'85, in questo caso adattato al nuovo regolamento di Dragonbane. Del resto fanno una cosa simile, hanno fatto molte cose spesso simili per Dungeons and Dragons perché non devono farlo loro, del quale però purtroppo non ho trovato troppe informazioni utili a fare un confronto approfondito per come avrei voluto. Però ho trovato anche una wiki svedese gestita da quelli che penso siano vecchi fan e ho potuto constatare che quantomeno i nomi e gli eventi principali sono stati tutti perfettamente mantenuti. Quello che comunque vi posso garantire è che si tratta di un modulo di campagna che trasuda vecchia scuola in ogni suo aspetto, cosa che sicuramente già vi potreste immaginare se vi siete accaparrati Dragonbane col manuale base. Del resto, di che tipo di campagna si tratta quindi? Vediamolo insieme a partire dai contenuti stessi del manuale. Prima di tutto, Path of Glory, che d'ora in avanti per semplicità chiamerò il Sentiero della Gloria, è un modulo di campagna suddiviso in 3 avventure: la Foresta Morta, i Cancelli del Potere e il Cuore dell'Oscurità, da giocare uno di seguito all'altro, non come per esempio la precedente campagna Il segreto dell'imperatore Drago, che manteneva un approccio in realtà molto sandbox. Anche se a dirla tutta, per quanto riguarda la prima parte dell'avventura, cioè la Foresta Morta, questo approccio in qualche modo lo ritrovate, ma solo in quella parte. Tuttavia vi dico subito che è pensata per personaggi che abbiano già accumulato una certa esperienza alle spalle. Il manuale suggerisce tra le 10 e le 15 sessioni, dal momento che per personaggi appena creati potrebbe rivelarsi fin troppo mortale, un po' come per esempio per i manuali di Dungeons and Dragons che vi dicono modulo d'avventura per personaggi dal 5° livello in su. Su questo dettaglio ci torniamo un po' più avanti. Oltre al manuale d'avventura ci vengono forniti anche la mappa bifronte delle nuove ambientazioni per appunto poterlo giocare, che sono una della Foresta Morta per quanto riguarda la prima avventura e l'altra sono le Terre Orientali, dove potete giocare la terza ed ultima parte, che, se posso dirlo subito, trovo veramente molto belle dal punto di vista artistico e seguono molto bene anche lo schema di quello che era la vecchia mappa del manuale base. Ovviamente troviamo le mappe dei vari dungeon e siti di avventura che possiamo giocare all'interno della campagna e anche una scheda per poter segnare lo scorrere del tempo, che ci tornerà molto utile nella seconda avventura I Cancelli del Potere, dal momento che si svolge all'interno di una grande miniera, un po' in stile Miniere di Moria. Parliamo quindi della trama, cercando di non fare spoiler troppo importanti. Il Sentiero della Gloria ha un collegamento diretto con la precedente campagna Il segreto dell'imperatore Drago. Ci viene raccontato infatti di come il grande demone Satmog venne sconfitto da Re Eladin non prima di aver maledetto il luogo della sua sconfitta con una maledizione, generando la Foresta Morta, il luogo della vostra prima avventura. Sfortunatamente il suo cuore venne salvato da un suo servitore e portato al sicuro, consentendogli di sopravvivere e rifugiarsi nel suo regno infernale, indebolito ma ancora vivo. Per riassumere, dopo la guerra i nani si barricarono nel loro regno sotterraneo, ma presto si autodistrussero in una sanguinosa guerra civile e le chiavi di accesso al loro regno vennero perdute. O forse no, se no che avventura sarebbe?
A distanza di 800 anni, 3 potenti maghi hanno deciso di mettersi sulle tracce del cuore di Satmog per i loro rispettivi scopi, il cuore dell'oscurità appunto, e come potrete immaginare starà a voi giocatori essere l'ago della bilancia in questa grande storia. Detta così forse non rende l'idea, ma io vi assicuro che è piena di riferimenti tolkieniani, anche perché essendo un modulo fantasy scritto nell'85 non è che mi aspettassi qualcosa di diverso. Le miniere naniche ricordano tantissimo quelle di Moria, il cuore dell'oscurità gioca lo stesso ruolo dell'unico anello per come tutti lo cercano e per i poteri oscuri che ha, lo stesso Satmog che appunto lo vuole per tornare vivo, i 3 maghi che cercano di averlo ognuno per i loro scopi, di cui alcuni decisamente malvagi, di cui una tra l'altro si chiama Doriath, come letteralmente la foresta elfica nel Beleriand del Silmarillion, cioè più palese di così. Se ci fossero riferimenti ad altri fantasy tipo quelli di Moorcock o non lo so, di Lewis tipo Cronache di Narnia, francamente non lo so, non conosco troppo bene questi fantasy, lo confesso. Dal mio personale punto di vista la considero a tutti gli effetti un sequel del Segreto dell'Imperatore Drago e secondo me l'indizio di questa cosa sta proprio nel fatto che è pensata per personaggi che abbiano alle spalle tra le 10 e le 15 sessioni, perché guarda caso sono lo stesso numero di sessioni che potrebbe richiedervi giocare l'intera campagna del Segreto dell'Imperatore Drago, anche se poi noi l'abbiamo finita in meno sessioni, perché alla fine si tratta di trovare quelle specifiche cose e completare quindi le missioni. Però se ci pensate, se uno se la volesse giocare tutta potrebbe a quel punto aver accumulato l'esperienza necessaria per poter avviare questa nuova campagna. Cioè non so se rendo l'idea, è quasi come se la Free League avesse detto: bravi, avete salvato la Valle Nebbiosa, ora andate e salvate il resto del mondo, su, forza, muovetevi e pulitevi i piedi. Sento delle vibes da Tesoro della Regina dei Draghi e Ascesa di Tiamat. Scherzi a parte, nulla vi vieta ovviamente di giocarla come campagna standalone, magari dopo aver giocato una vostra campagna casalinga, però non ho potuto fare a meno di notare la furbata fatta dalla Free League. La prima avventura, la Foresta Morta, vi servirà praticamente per poter prendere confidenza con i grandi eventi che stanno succedendo nell'ambientazione e magari scegliere da che parte stare, anche dalla vostra, perché no? E ovviamente, vera task di questa prima missione, trovare il modo di entrare nell'antico regno nanico. Come vi ho detto prima, l'approccio di questa prima parte di avventura è decisamente di stampo sandbox, un po' come poteva essere appunto la precedente campagna, anche secondo me questo è fatto un po' apposta. D'altra parte, se venite da quella, prima di cambiare stile potrete in qualche modo trovarvi ancora in qualcosa di più familiare. Tanto alla fine anche in questo caso è completare le task. La seconda parte invece, i cancelli del potere, vi porterà all'interno dell'antico regno nanico, in cui potete imbattervi in diciamo dei temibili nemici oscuri, ma davvero non posso dirvi altro perché sarebbe uno spoiler davvero troppo grosso. Qui l'approccio invece è decisamente più di stampo dungeon crawl, praticamente è un grandissimo mega dungeon, mega scuola. Ok, forse non così grande, ma comunque richiederà tante sessioni per essere effettivamente completato. E come vi ho detto ci viene anche fornita una scheda per poter segnare lo scorrere del tempo. D'altra parte siete sottoterra e quindi ha anche senso, e poi in Dragonbane lo scorrere del tempo è importante soprattutto per quelle sezioni di avventura in cui vi viene tipo detto dopo un turno o dopo uno scambio, non ricordo com'era in italiano, dopo uno shift i nemici faranno questa cosa a distanza e voi vedrete quest'altra, quindi insomma c'è in qualche modo un tempo che deve essere scandito per la missione. Devo dire che comunque tra l'espansione per l'unico anello di Moria e questo con i Vega Dungeon ultimamente la Free League ci sta spingendo parecchio. La terza e ultima avventura, il cuore dell'oscurità, vi porterà in una nuova sezione del mondo, le cosiddette terre orientali, delle quali non sapete nulla e che troverete dilaniate da una guerra civile, e in cui ovviamente tutti i nodi verranno al pettine e in cui voi potrete in qualche modo essere appunto coloro che potranno fare la differenza. Rispetto alle prime parti, questa invece ha un approccio, una struttura molto più lineare, quindi sarà molto meno sandbox e dovrete stare, è brutto da dire, un pochino più sui binari per poterla completare, oltre al fatto che è la più mortale delle varie avventure che potrete affrontare. Ora, francamente, c'è una cosa che non è che mi sia molto piaciuta. Hanno messo uno dei possibili finali ammettendo loro stessi che potrebbe essere per i giocatori percepito come anticlimatico, e da lì mi sono chiesto, scusate, ma
perché metterlo? Cioè, è come se il manuale letteralmente ti dicesse: allora, guardate, l'avventura potrebbe finire in questo modo, però attenti, i giocatori potrebbero percepirlo non così eroico, forse un po' troppo anticlimatico. E da lì ancora mi sono domandato: scusate, ma se ve ne siete accorti anche voi, non so com'era nella vecchia avventura, se lo specificava anche lì, ma in questa nuova, se ve ne siete accorti, mi sono domandato: scusate, ma perché metterlo? Ah, la magia della vecchia scuola. Tra l'altro, oltre a degli NPC interessanti che possiamo incontrare, come per esempio la mallarda assassina che appare praticamente in tutti i vari artwork di Dragonbane, che io l'ho ribattezzata Darkwing Duck a questo punto, potete trovare anche una sezione dedicata ad una nuova scuola di magia, la demonologia per l'appunto. Quindi, se volete fare un personaggio mago che intrallazza con demoni e creature malvagie, ora avete la possibilità di farlo. Considerazioni. Il Sentiero della Gloria si pone come una grande campagna vecchio stile, con una quantità di materiale da studiare per il Game Master non indifferente, devo ammettere. Per questo ho apprezzato il fatto che qua e là si trovano tabelle per poter aiutare il Game Master nel poter trovare più velocemente alcune informazioni. Per esempio, nella prima avventura, per capire chissà cosa riguardo agli indizi per poter aprire i cancelli del Regno Nanico, ci viene appunto fornita una tabella. Questo personaggio sa cos'è l'oggetto, quest'altro sa dove si trova ma non sa cos'è. Insomma, cose di questo genere. Io personalmente lo apprezzo molto. Però comunque la distribuzione delle informazioni è sempre messa in maniera, secondo me, molto lineare e non caotica, esattamente come era il segreto dell'imperatore Drago, ed è una cosa che personalmente apprezzo molto. Una cosa che mi è un pochino dispiaciuta è che l'illustratore questa volta non è Johan Egerkrans, che appunto aveva illustrato i manuali base, e un po' mi è dispiaciuto, però le illustrazioni sono comunque molto belle. Una sua illustrazione in realtà è questa qua che vedete di 2 minotauri che potete trovare nella prima avventura. Mi è un po' dispiaciuto vedere che hanno scelto questa, perché è una bella illustrazione, per carità, però è un incontro secondario che potreste trovare giusto per fare esperienza e neanche troppo interessante, quindi mi sono chiesto se per un attimo non avessero potuto scegliere qualcosa di un po' più caratteristico o che ci desse un indizio su che cosa andremo a giocare effettivamente quando ci approcciamo a questa campagna, ma questa è una considerazione mia. Comunque il fatto che abbiano fatto delle illustrazioni remake di quelle originali è una cosa che alla fine ho apprezzato parecchio, perché diciamo che secondo me è un po' di fanservice per i giocatori veterani di Drakarok Demoner svedesi. Come penso abbiate capito, il design delle avventure è molto vecchia scuola, per questo secondo me molto apprezzabili da giocatori magari storici di Scatola Rossa o di edizioni un po' più vecchie di Dungeons and Dragons, ma sicuramente molto apprezzabili anche da quei giocatori che magari non hanno quel background ma hanno comunque molto apprezzato Dragonbane in generale. Troviamo una serie di cose che sono lasciate per esempio a discrezione vostra, come le varie distanze da un punto a un altro, magari anche tra i vari regni. Ci viene detto all'inizio: guardate, se venite dalla Valle Nebbiosa della precedente campagna, decidete voi quanto la Foresta Morta è lontana rispetto a questa. Secondo me potrebbero essere perfettamente confinanti, però è anche un modo per farvi dire: il mio personaggio proviene da un regno lontano e ha affrontato un grande viaggio per giungere fino a qui, quindi in qualche modo non dovete stare per forza a disegnarvi l'intera mappa da soli o a trovare giustificazioni in questo senso. In più tutta un'altra serie di cose che sicuramente apprezzerete, come la possibilità di scegliere sostanzialmente se andare verso un finale cattivo diventando voi i malvagi della storia o essere effettivamente gli eroi, e come Dragonbane ci aveva abituato comunque tanto ma tantissimo spazio vecchia scuola ma con un tocco di novità. Quindi io in sostanza suggerisco appunto il Sentiero della Gloria a questi giocatori, in generale a tutti quelli che hanno apprezzato Dragonbane. Tenete a mente che comunque state giocando un modulo di campagna con una storia già preparata e quindi in un modo o nell'altro dovrete stare sempre sui binari, ma questo si potrebbe dire di qualunque grande modulo di gioco di ruolo. Personalmente secondo me lo apprezzerete molto. Io quindi a questo punto non posso fare altro che ringraziare la Free League per averci fornito questo modulo di avventura in PDF e averci dato la possibilità di potervene parlare, e a questo punto a me non resta fare altro che augurarvi buone feste a voi e famiglia e invitare a seguirci il prossimo anno, perché questo ahimè è l'ultimo video per quanto riguarda quelli registrati
registrati ed editati del 2024. Se volete vi invitiamo la settimana prossima, se tutto va bene, a quella che sarà la live di chiusura di fine anno, dove tireremo un po' le somme e parleremo dei progetti futuri. Ci farebbe molto piacere la vostra opinione e la vostra presenza, signori. Detto questo, io vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto. Qui sotto in descrizione trovate i link alla nostra pagina Facebook, al profilo Instagram e anche al gruppo Telegram se volete fare due chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo. Valutate di farci un piccolo regalo di Natale se avete apprezzato questo video, abbonandovi a questo canale e dandoci quindi la possibilità di potervi portare molto più materiale in futuro, oppure di seguirci anche su TikTok per dei contenuti un po' più leggeri. Daniele dal forum Sentenziam vi auguro buon Natale e buon anno.